Benvenuti o bentornati sul canale. Oggi vediamo un nuovo aspirapolvere di casa Shark. Ne ho provati parecchi negli ultimi tempi. Ne sono stati forniti due che sono modelli nuovi di aprile 2026, per cui diciamo sicuramente come si può dire, recenti. Comunque partiamo dall'imballo e vediamo un attimino cosa c'è all'interno. Allora, la linea è la solita, ormai come nome è il Power Detect e andiamo a vedere anche la scatola cosa c'è, poi dopo mettiamo alla prova e vediamo come va. Vediamo se riesco a farvi vedere. Allora, questo qui è il modello, diciamo, tutto sommato entry level, comunque sempre di casa Shark. Io mi trovo davvero molto bene con i loro prodotti e diciamo è un modello abbastanza tradizionale. Ha comunque, come potete vedere, tutta la parte legata allo snodo centrale che è molto comodo, devo dire. Mi ho provato anche sui modelli dell'anno scorso e devo dire che funziona molto bene. Spazzola anche qui con illuminazione e spazzola rotante, non male. In questo caso non abbiamo una docking di raccolta della polvere, se non il classico serbatoio. Comunque, apriamo e vediamo cosa c'è all'interno. L'imballo è il tradizionale, dove abbiamo serie di filtri che poi abbiamo qui, non so bene cosa sia, diamo di un'occhiata insieme così, anche perché è nuovo, non l'ho ancora provato come potete vedere. Abbiamo sì la base di ricarica con l'alimentatore. Base di ricarica con il suo alimentatore. E poi vediamo qui in profondità, immagino ci sia il resto. Comunque tolgo tutto e lo vediamo sul pavimento che facciamo prima. Allora, non so se si vede nel video, ma diciamo questa è la dotazione completa. Ho lasciato fuori solo i filtri. E abbiamo base, bastone, scopa, accessorio per la, diciamo, pulizia molto veloce, adesso vediamo anche come. E poi abbiamo la stazione di ricarica e il caricabatterie. Sono due a quanto pare le stazioni, i modi per ricaricare la batteria. Adesso comunque montiamo e vediamo anche com'è. Allora, questa è l'unità base sostanzialmente. Qui abbiamo il pacco delle batterie, che è sostituibile, ne viene fornita una sola, ma volendo penso sia anche possibile comprarne altre. Comunque vedete, questa ha la possibilità di essere ricaricata anche tramite questo piccolo connettore, vi faccio vedere. In pratica questa è la sua basetta e qui non fate altro che, vedete, aggiungerla e avete una stazione di ricarica della singola batteria. Diciamo, nel caso in cui ci sia una sola batteria potrebbe anche non avere molto senso. Nel caso in cui decideste di acquistare anche una seconda batteria, allora potrebbe essere comoda perché dà la possibilità di ricaricare la batteria mentre utilizzate l'aspirapolvere. Poi proseguendo abbiamo il display dietro, che adesso diamo un'occhiata, il serbatoio, anche qui sicuramente vediamo se riesco a fare danni. Una mano sola faccio fatica. Ok, qui abbiamo il serbatoio che si apre in questo modo e sotto poi troviamo quello che è il contenitore tutto. Ok, sopra abbiamo la parte di aspirazione con questo gioco di percorsi sicuramente interessante e qui abbiamo pulsante d'accensione e regolazione. Varie modalità, tra cui la modalità auto, che vedete questa al centro.
ed è sicuramente carina. Non è nemmeno troppo rumoroso, la modalità automatica in realtà non fa altro che regolare in funzione di sensori. Abbiamo la possibilità di montare questo, che è la classica, diciamo, lo scopettino per poterlo usare. Vediamo se riesco. Non riesco, non fa niente. E si sgancia. Abbiamo il bastone vero e proprio con il pulsante di blocco che consente di inclinarlo, poi lo vediamo meglio. E adesso lo montiamo sulla scopa e vediamo com'è. Naturalmente c'è il classico manuale con tutte le istruzioni del caso, fatto bene, solito stile Shark. Adesso vediamolo all'opera. Opla. Scopa. E qui, come dicevo, abbiamo lo sblocco, vedete? Consente di sbloccare. Dopodiché si blocca. Vediamo se ha un meccanismo per restare in posizione oppure no. No, non mi sembra. Adesso lo mettiamo in funzione. Sicuramente carina l'illuminazione, è solo da un lato. Proietta questa luce che la telecamera sembra. Devo dire che mi sembra sicuramente interessante. La scopa è anche fatta bene, andiamo a vederla nel dettaglio. Ecco, l'unica cosa, non ha questo meccanismo che consente di tenerlo in piedi, però vedete, scopa fatta con classico rullo, questo pare abbastanza rigido, e poi le spazzole morbide anche dietro, e poi attraverso questi 3 viti è possibile aprirlo e smontarlo per la pulizia. Il resto mi sembra sicuramente carino. È un modello entry level, va detto, però Shark di solito produce cose abbastanza interessanti. Dal mio punto di vista è sicuramente un prodotto interessante. Comunque vi lascio come al solito il link in descrizione, ditemi anche voi nei commenti cosa ne pensate e per il resto vi invito come al solito a lasciare un like al video se vi è piaciuto, vi è stato utile, e ad iscrivervi al canale se vi piacciono contenuti di questo tipo. Direi che c'è tutto e niente, per qualsiasi cosa scrivete sotto nei commenti. Grazie e alla prossima.